Ciao ragazzi, sono Ribart. Oggi vi do qualche consiglio sulla mountain bike che acquistate dal vostro negoziante, qualche modifica da fare appena vi arriva a casa. Sulla mia bici elettrica nuova ho fatto queste modifiche che secondo me sono essenziali per avere una bicicletta sicura durante le nostre uscite. La prima cosa da fare è sicuramente sostituire questi gancetti di plastica con delle fascette, perché sono molto deboli, si staccano facilmente, vedete? E quindi non sono sicuri durante le nostre uscite in bicicletta, perché può darsi che il cavo allentato così si può inciampare con un piede e quindi strappare il cavo. Quindi vi consiglio di metterci una fascetta tradizionale rispetto a questi gancetti di plastica. I gancetti di plastica che sto parlando sono fatti così, quindi praticamente sono molto deboli, sono bellini esteticamente, ma purtroppo la loro funzione un po' da sottovalutare, quindi vi consiglio sempre di mettere una fascetta di plastica. Infatti in questa zona qui l'ho già persa, quindi vado a mettere la mia fascettina di plastica in questa maniera, così. Sicuramente in questa maniera non avremo più problemi che si sganci il cavo. Poi lo potete trovare in qualsiasi colore in ferramenta, le fascette. Ad esempio sulla mia bici ci stanno bene nere, quindi se avete una bicicletta di colore verde ad esempio ci sono anche le fascette verdi per intonarle con la bici. Poi sempre con la nostra fascetta andiamo a mettere un segnale sullo stelo della forcella per il fine corsa. Se ad esempio la vostra forcella, come nella mia, non ha il gommino che segna il fine corsa, andiamo a metterci questa fascetta. Se avete una fascetta più sottile sarebbe meglio rispetto alla fascetta più grande che abbiamo utilizzato qui per fissare i cavi, quindi basta una fascettina piccolissima per vedere il fine corsa. Se il vostro fine corsa arriva qui, direi che la forcella è tarata bene, mentre se arriva in fondo qua la forcella è scarica e quindi bisogna gonfiarla. Un'altra cosa da fare assolutamente è togliere questa protezione di plastica che troviamo in fondo alla nostra ruota libera, questo qui di plastica, che serve praticamente all'inizio per regolare il cambio, ma una volta regolato il cambio non occorre più e poi prende gioco col tempo, si sbiadisce, diventa secco e si spezza. Quindi io, a parte che il rumore che fa durante i nostri giri in bicicletta dà molto fastidio, quindi io lo eliminerei subito. Per eliminarlo si può o tagliare con le forbici oppure smontare il pacco pignoni dalla ruota. Dato che il mio è molto semplice da eliminare, lo vado a tagliare con le forbici, così. Vi consiglio di tagliarlo in due punti per rimuoverlo più facilmente, quindi lo tagliamo da una parte qui e l'altra parte di qua, così in modo da toglierlo a mezzaluna. Rimuoviamo anche il secondo pezzo e voilà. Ora si presenta anche in un'altra maniera, è più bello anche esteticamente non vedere quella cosa plasticosa che dà un po' l'immagine di bicicletta tra virgolette economica. Praticamente questa protezione qui serve per evitare che la catena cada dentro tra la ruota, quindi tra i raggi e il pacco pignone, perché incastrandosi in quella maniera si possono rovinare i raggi. Però diciamo che una volta che abbiamo regolato e tarato bene il cambio, fine corsa del cambio, non ci può succedere questo problema, quindi è inutile tenerlo. E poi vi ripeto, fa tanto rumore, prenderà sicuramente gioco e darà un fastidio terribile, come avere un campanello attaccato dietro la schiena. Altro consiglio è mettere un batticatena in neoprene se possibile, perché come vedete l'adesivo che ha di serie non è sufficiente, colpisce il telaio, fa rumore e praticamente lo rovina. Quindi io consiglio vivamente di mettere un batticatena in neoprene, perché attutisce completamente il rumore e non rovina il telaio della nostra bicicletta. Bisogna stare attenti sull'acquisto del batticatena perché ci sono diverse misure. Come potete vedere, questo fa 2,60 x 90, questo 2,50 x 130 e questo 200 x 160. Quindi in base alla dimensione del nostro telaio, magari lo prendiamo con un metro flessibile, prendiamo la misura del nostro telaio e in base a questo selezioniamo il batticatena giusto. Prima di montarlo diamo una bella pulita con uno sgrassante in modo da togliere lo sporco della catena e andiamo a montare il nostro batticatena in neoprene.
e voilà, il rumore sparisce e salva il nostro telaio dallo scortico della catena. Un'altra cosa importantissima che secondo me occorre su una bicicletta se non ha un reggisella telescopico è avere il collarino reggisella con lo sgancio. Perché quando farete per voi dei sentieri un po' divertenti e difficili, magari la sella più bassa vi aiuta sicuramente nella guida della vostra bici. Quindi montare un collarino reggisella con lo sgancio rapido, sicuramente la vostra guida sarà più sicura in discesa. In più si può fare anche manutenzione facilmente, perché si estrae facilmente il reggisella, pulire all'interno, ingrassarlo. Alla fine, quando dovete fare, ripeto, dei sentieri un po' difficili, un po' tecnici, abbassare la sella è velocissimo e quindi vi divertite di più in discesa. Un'altra cosa importantissima è la pressione dei pneumatici. Il problema è che non posso dirvi con esattezza la pressione di esercizio per la vostra bicicletta, perché va in base al vostro peso, in base se è una bicicletta elettrica, in base se è una bicicletta tradizionale muscolare e in base al copertone e al cerchio che monta. Quindi è difficile dare una pressione giusta. L'unica cosa per trovare la pressione giusta è fare lo stesso sentiero in discesa, ad esempio, provarlo più volte con pressioni diverse. In questo modo anche io sono riuscito a trovare la mia pressione perfetta per il mio stile di guida, perché quello è molto importante, è che il nostro stile di guida, se siamo morbidi oppure se siamo rigidi a guidare, abbiamo bisogno di pressioni diverse. Altro consiglio che vi do è regolare le leve freno. Molto probabilmente quando andrete a comprare una bicicletta, il meccanico non vi regolerà la leva del freno nella posizione corretta. Quindi ad esempio qui abbiamo un esempio classico dove è stato montato la leva del freno in una posizione che non è corretta, quindi il mio consiglio è farlo subito appena portate a casa la bicicletta nuova. La posizione corretta è avere i comandi più spostati verso l'interno, uno perché se si cade abbiamo questo spazio qui di sicurezza dove la leva non va a inciampare sul ramo oppure su un albero, quindi praticamente se la leva è più interna è più protetta. In più la manopola è libera dai comandi, non ci impedisce la guida e in più abbiamo più forza sul freno perché andiamo a girare proprio nella curva della leva con l'indice, quindi possiamo frenare sia con l'indice oppure con due dita. In più guardiamo anche l'inclinazione della leva, che è molto importante per avere una guida riposata, cioè dobbiamo avere praticamente l'impugnatura con il polso dritto, non col polso così e neanche col polso in questa maniera, perché se guidiamo in questa maniera ci stanchiamo e possiamo avere anche del formicolio sulle mani, quindi il polso deve stare dritto insieme con il braccio. Questi sono alcuni consigli che vi do io per la vostra nuova bicicletta appena arrivata a casa, quindi sono cose che secondo me sono fondamentali per avere una bicicletta efficiente, sicura e soprattutto troviamo noie meccaniche durante le nostre uscite in bicicletta. Bene, spero di esservi stati d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial di venerdì prossimo alle 18. Ciao a tutti!